Signori e signori, siamo qui con il wrestler più grosso d'Italia. Stiamo parlando di The Painkeeper. Buongiorno ragazzi, buonasera, ovunque voi vi troviate. Painkeeper, Ciao Marco. cosa ci vuoi raccontare? Come è iniziato, diciamo, questo percorso nel professional wrestling? Allora, io comincio a 12 anni con la lotta libera greco-romana. È stato un percorso, diciamo, voluto più che altro da mio padre, che notava che io guardavo wrestling, e allora mi porta a 'sto gruppo sportivo. Lui è un vigile del fuoco, era il gruppo sportivo dei vigili del fuoco, dove appunto praticavano la lotta greco-romana, la lotta libera, entrambe. Mi ricordo ancora che disse all'allenatore, lui si guarda sempre wrestling, sai, quelli americani, quelli questo qua non è simile. L'allenatore rispose dicendo che sono le basi del wrestling, la lotta greco-romana comunque ne fa molto parte, nonostante sia sport entertainment. E allora a me piacque vedere i ragazzi allenarsi e ci ho voluto provare. E niente, poi da lì è partito tutto, fino ho cominciato a 12 anni, fino ai 16 anni ho combattuto, a livello agonistico. Ho avuto qualche piccola, diciamo, soddisfazione sia a livello regionale che a livello italiano. E niente, poi c'è stato il periodo in cui appunto io ho cominciato con i perché mi piaceva il wrestling, ehm, e quello era simile, però non volevo fare troppo quello, perché la mia mente era appunto sul wrestling. E allora, ricordo, che mio padre perdonami, ho bevuto dell'acqua. Ricordo che mio padre, quando all'epoca dissi che non volevo più combattere, ci rimase molto male, perché appunto vedeva gli piaceva venirsi a guardare le gare, no, che essendo che sono, bello grosso, no, lui diceva: "Mi piace vedere quando la gente ti picchia." Perché lui dice che io ormai non e niente, però decido di smettere quando c'ho 16 anni e comincia il mio periodo di appunto ho sempre fatto quello, da quando sono piccolo. Prima scusami, ho messo una parte. Prima facevo karate, ehm, sono stato diciamo un po' di tempo anche lì, e ti posso assicurare che, quello che ti dà un dojo in generale, è difficile che lo trovi da altre parti. Quindi il servito a fa è stato utile anche quello. Ehm, In quel periodo là, essendo alto, provo la pallavolo, sport che praticava mia madre, e niente, proseguo un 2 annetti così, tipo sabbatici dal mondo del combattimento, fin quando poi non trovo la Real Italian Wrestling in Sicilia, Ah, ehm, essendo appunto devi capire, io sono di Reggio Calabria, dalla parte di qua. Però sono in un punto in cui mi viene, tra virgolette, "vicino" arrivare alle navi Le Caronti, e ci arrivo in una ventina di minuti a Messina. quindi tu diciamo Quindi, sei di Reggio Calabria, però alla fine il tuo lato sportivo è siciliano, dai, diciamo così. sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Io mi alleno là, dove lì appunto la palestra, diciamo ci sono il Nazareno, c'è Italian Tiger, c'è Thunderstorm, da poco, da 1 annetto circa, si è aggiunto anche Deimos. Sì. Ehm, io diciamo da lì ho cominciato poi a conoscere il wrestling, a conoscere chi lo ha praticato e chi ancora per fortuna lo pratica, e ho cominciato ad apprezzare quello che appunto visto dall'interno, ecco, perché a me sì, piaceva visto da fuori, però ti posso assicurare che una volta che lo conosci, è diverso l'approccio proprio in generale. Una volta che riesci a capire un po' come funziona, un po' come e riesci a immaginare il sacrificio che ci hanno potuto mettere i grandi per arrivare ad essere chi sono, diciamo che lo apprezzi un po' di più, ecco. E niente, ora continuo la mia avventura nel wrestling da circa 3, 4 anni. E quindi comunque con un background di wrestling amatoriale, no? Quello lì, alla fine tutti i più grandi si può dire che hanno iniziato con quel tipo di wrestling, no? Come Kurt Angle, i vari Chad Gable adesso, che, Tony Ma D'Angelo anche anche.
Anche Nick Nemeth che ho conosciuto lì in NWA, lui era pure un lottatore quando andava a scuola. Diciamo che appunto, come disse l'allenatore, la lotta greco-romana e la lotta libera sono le basi di quello che è il wrestling. Alla fine si parla di grappling, tutte Sì. queste tecniche appunto di contatto fisico, ma non come può essere una box, come può essere un MMA. Cioè, è proprio un contatto da wrestling perché si fanno le proiezioni, proprio si basa su quello, si schiena l'avversario, cioè è proprio quello che era una volta il wrestling. Sì, alla fine nasce, ecco, nei primi del 1900, proprio da un'evoluzione della lotta greco-romana. Anche perché i migliori wrestler della storia, anche perché i più bei match della storia sono tra ex wrestler greco-romani, no? Perché Ma è sai, bellissimo vedere quel tipo di wrestling. appunto, il wrestling è spettacolo, è intrattenimento. Vedere uno scontro di lotta, però fatto con l'intento di dare appunto, di far capire alla gente cosa si fa, perché quando una persona combatte nella lotta greco-romana, tu non te ne accorgi quello che stanno facendo. Quando a un certo punto li vedi cappottati. Sì. Mentre nel mondo del wrestling qualsiasi cosa tu faccia sul ring devi farla capire al pubblico, devi far capire alle persone che son lì cosa stai facendo e perché. La lotta, con le sue prese, no, con le sue è molto spettacolare già di suo, se vista dal vivo, specialmente sui pesi leggeri, quando fanno tutti Mm. quei tipi di tecniche, diciamo, che su di loro si addicono un po' di più. Però quando vedi quelli grossi fare determinate cose, un po' ci resti perché dici: "Minchia, quello". Io parlo per me, io so' 140 chili di persona, quando magari mi capita un altro che magari non è come me, pure comunque sui 110, 120, già comincia a essere una persona abbastanza importante, a livello di spettacolarità è proprio bello da vedere quando si fa una bella presa, si arriva tutti e 2 giù. Comunque a me piace quel tipo di wrestling, per me quello è il wrestling. Come dice Nazareno, che è il mio primo allenatore, Nazareno dice: "Per me il wrestling sono 2 persone grosse, rigorosamente sudate, che si provano a buttare giù". Per lui è Sì. quello e ti devo dire, anche per me andando avanti è quella l'idea. Poi ci sono tutte le sfaccettature del wrestling, tutto il mondo si è evoluto e tutto quanto. Sì, Però sì, e per me la infatti, base questa è un'altra domanda che ti volevo fare, no? Io ti ho introdotto proprio come la tua bio Instagram, no? Il wrestler più grosso, più alto d'Italia. Eh, noi, quello che volevo dirti, io voglio iniziare a fare wrestling come wrestler, però ho una differenza, che tu quanto sei alto? io sono sopra i 2 metri, 2 metri e 5, 2 e 6. Ok, 2,5 m per 140 kg. E hai appena detto, ecco, le parole di Nazareno, che il wrestling deve essere fatto da persone grosse, alte, sudate. Io sono 1,68 m, quindi 30 centimetri, quasi 40 in meno di te. Questo a te ha aiutato e a me potrebbe svantaggiare una futura carriera. Allora, magari 20 anni fa sì, ma tuttora devo dire che essere grandi nel wrestling ti aiuta. Però, devi considerare una cosa: ho detto che il wrestling è quello, ho anche detto che al giorno d'oggi si è evoluto e ci sono tutte le sfaccettature del wrestling, di I tutto il pesi mondo. leggeri, Ehm gli high esatto. flyer, l'hardcore wrestling, che Esatto, poi ma poi, non deve essere un tuo limite l'altezza. Cioè non è perché uno non è abbastanza alto non può fare wrestling, assolutamente. Anzi, secondo me il fatto che io sia così grande, mi limita, perché comunque c'è una cosa nel wrestling, la credibilità, la psicologia che tu devi mantenere durante un tipo di incontro, no, e magari io qualcosa la so anche fare in più, però per il personaggio che sto interpretando, per la mia gimmick, sono, "limitato" tra virgolette a fare quelle cose. Mentre tu, che sei un po' più piccolino, puoi sentirti libero di interpretare, un po', quale parte magari ti potrebbe piacere di più, puoi essere un po' più libero sul tuo stile di combattimento, perché la gente non andrà a fissare quello. Ti faccio un esempio: essendo io così grande e grosso, quando la gente mi vede si aspetta che io prenda qualcuno e lo scaraventi tipo, non lo so, fuori dal ring. Mentre se io non faccio una cosa del genere, la gente comincerà a calare e restare delusa, no, perché gli cala un po' l'aspettativa, perché: "Ah, guarda quanto è grosso, ora questo ammazza qualcuno".
Ecco, su un wrestler più piccolino, la gente non ha questo pregiudizio, cioè non ha la voglia, cioè non esige vedere questo wrestler, prendere qualcuno e ucciderlo perché è gigante. Vuole conoscere la personalità ed è quello che potrebbe, stare dalla tua parte. Se tu riesci ad avere la personalità oltre all'apparenza sul ring, già è tanta cosa. Cioè, come ti posso spiegare, ehm, la maggior parte i grandi dicono: "Ci vuole il look, ci vuole la mic skill, ci vuole la bravura a parlare, il carisma appunto, e poi si parla di wrestling. Se tu c'hai il look, non vuol dire che devi essere gigante. Se c'hai il look puoi essere anche 1 metro e mezzo, però magari hai un attire clamoroso e ti sai vestire, sai portare il tuo personaggio. Il carisma magari al microfono li spezzi tutti Sì, e quindi e poi si parla di wrestling, capito? Alle persone questo interessa. Cioè, voglio dire, Daniel Bryan è un fenomeno, però la gente quando lo vede gli vuole far fare yes, yes or no, no. sì. Cioè, pensa quanto è bravo Daniel Bryan, quanto è tecnico quel wrestler, eppure la gente se lo ricorda perché fa yes e no, Come Hulk capito? Hogan, per esempio, come tu dicevi, l'ultima parte è quella lottata. Hulk Hogan, alla fine, la sua personalità, il suo fisico, la sua estetica, supera, ma di 1000 a 0, le sue abilità sul ring, alla fine. Assolutamente, cioè devi considerare, tutti quelli che si ricordano Hulk Hogan non se lo ricordano perché combatteva in quel No, modo. Si ricordano perché c'aveva il baffone, il capello, la bandana, tutto giallo, proprio era, come posso dire, per me Hulk Hogan è tutt'oggi, la rappresentazione umana dell'America, è proprio sì, America. È quello che ha aiutato Hulk Hogan, non la sua parte sul ring, perché appunto, come hai potuto vedere sul ring era è molto basico Hulk scarsa, Hogan. non scarsa perché alla fine è uno dei più grandi della storia, però leg drop, big Però boot, voglio dire basta lì. Sì. esatto, c'è molto di meglio, però appunto io sono anche di quella scuola di pensiero, ovvero, less is more, meno fai meglio è. Mm. Però devi anche considerare non è la traduzione letterale, lo so, però per quanto mi riguarda, se fai 28.000 cose sul ring, perdi un po' di credibilità. Si perde Per anche me il l'attenzione wrestling del oggi pubblico. sì, per me oggi il wrestling quando vedi che i super kick ne fanno 18 a match, mh, a me quello non piace, okay, a vedere che dopo che fanno 28 capriole t'arrivano col ginocchio in testa e poi la mossa finale è una gomitata, capisci che perde un po', quello che dovrebbe essere la base, ovvero la credibilità. Per me Sì, quello è wrestling, la credibilità. Rikishi, che lo conobbe appunto, anche Thunderstorm per esempio, quando ci furono i periodi dell'XCW, ehm, mi ricordo che, ci raccontava che, per Rikishi il match doveva partire dal punto più basso e poi salire sempre di più fino a quando non esplode. Cioè proprio doveva essere, un crescendo perenne, non sempre botte e non c'è un livello. Cioè tu ti guardi un match magari di oggi, e non guardi il minutaggio, okay, io te lo metto verso la fine o te lo metto verso l'inizio, tu non è capisci a uguale. che punto del match sei. È uguale, perché se vai avanti di 7, 8 minuti, stanno ancora facendo di tutto. E non è Mentre così, anche un perché match ci di deve essere, prima diciamo, quel punto dove si spezza, no? I due avversari sono a terra, il pubblico si alza, applaude, tu eri fischia. a Napoli? ehm, C'eri all'NWE tu, sì, sì, giusto? sì, 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 a Napoli, sì, sì, sì. Okay. E tu hai visto il match di vabbè, penso come tutti, il match di Nemeth e Alberto, Sì. il loro match è stato molto, come ti posso spiegare, non statico, però è stato più il tempo in cui hanno interagito col pubblico, che poi hanno fatto sul lottato. Ma Certo, ci perché sono è state delle quello che è il manovre professional belle. wrestling alla fine. Però è quello, capito, è coinvolgere il pubblico. Cioè, il pubblico non capisce niente, però vede tipo gente che fa 28.000 è normale che impazzisce perché vede: "Ah, bravo, madonna." Esce da là, non gli è rimasto niente, si ricorda come ti chiami e probabilmente se ti rivede la prossima volta non si ricorda manco che eri tu, perché non è rimasto niente di te al pubblico, è rimasto semplicemente cioè sembrava uno spettacolo di un circo, capito? Nulla da togliere ai wrestler di oggi che comunque sono dei fenomeni a livello atletico, attenzione. Però
come ti posso dire, manca un po' quell'elemento wrestling. Sì, anche Sarà che perché, sta cambiando col tempo, sì, sì, assolutamente, perché poi le cose si evolvono. eh. Non possiamo rimanere Esatto, fermi agli esatto. anni '80, ma Sono dobbiamo pienamente andare avanti, d'accordo. ovviamente. Infatti, come hai detto tu, no? Una cosa non te la ricordi se poi non ti rimane impressa. Io devo essere onesto. Io prima dello show NWE, io non ti conoscevo. Ti ho conosciuto Sì, con ci sta, lo molti mi show hanno NWE. conosciuto me. Anche perché Sì. essendo di due zone diverse, ecco, io sono di Napoli, tu magari lavori in Sicilia, mi è difficile anche venire a vedere un live event, no? Un Eh beh. evento dal vivo. Però io sono rimasto, ecco, colpito dal tuo look, dal tuo modo di porti. Poi da quello che è successo, ecco, una cosa che rimane impressa. Io allo show NWE ero con la mia ragazza che non ha mai guardato wrestling e anzi mi ha sempre detto che non le piaceva e mi dice ancora Sì. tuttora di non iniziare mai a farlo perché è pericoloso, ha paura. Però anche lei è rimasta, ecco, colpita da quello che è successo tra te e King Danza, no? Che è, è quella cosa che anche per chi non segue il wrestling, ma lo vede, è una cosa che rimane impressa. È quella cosa che tu dici in quella serata cosa è successo? Ah, Penkeeper ha perso il match per colpa di King Danza. Hai raccontato una storia, è quello l'obiettivo. Sì, Per perché me appunto quando perdonami se ti interrompo, no, no, vai, vai. quando, si parla appunto di wrestling, cioè devi raccontare una storia durante un match, ma non lo devi fare soltanto combattendo, devi anche interagire letteralmente con le persone. All'inizio del nostro match è partito un coro su Ferrari, proprio "Scemo, Sì, sì, scemo", te lo sì. ricordi? Capito? Mhmm, per me quella è la parte bella, perché lui è un heel, okay, quella sera lui è un heel, si deve fare odiare dalle persone. E già il fatto che lui è appena entrato, già gli cantano il coro scemo, ti fa capire quanto è bravo, perché non E è che ce l'ha dici: "Ha avuto un fatta a microfono, farsi odiare. fatto un capito? Non è che ha fatto un promo prima, cose. Com'è? Com'è possibile? Carisma, è questione sua personale. Quando è entrato ha cominciato già parlava a insultare tutti. Sì, è entrato Già tipo in andava modo da sbruffone e quindi ovviamente sì. automaticamente il pubblico lo odia. Capito? Poi che mi vengono a dire: "Ah, nel 2024 ancora l'insulto al pubblico è Terroni." Ma perdonatemi, una persona che deve farsi odiare, come può farlo se non nel modo più stupido, più fastidioso e più già sentito e risentito? Ecco, come la stessa cosa quello che è successo alla fine nel main event, no, tutti, acclamavano sia, Nick Nemeth che, Alberto il Patron. Tutti e 2 Sì, erano amati. Io ero il primo che ha incitato sia l'uno che l'altro perché, cioè alla fine sono la mia infanzia, no, eh io beh, avevo, 9, 10 anni quando, quelle 2 persone erano campioni del mondo. Quindi diciamo, era un sogno per me poterli vedere da vicino. E come ha fatto Alberto il Patron a farsi odiare? Dicendo la frase fucking Maradona. Siete delle immondizie inutili come Maradona. E questo ha fatto sì esatto, che il pubblico odiasse Alberto impazzito. con una frase Una che volta che poi viene una volta che il pubblico identifica chi è l'heel e chi è il face, già lo show prende una piega diversa, sì, perché perché nel momento altrimenti in era cui solo colpisce applaudire i uno, la due. gente esulta. Esatto. E la gente già lì per i wrestler, non dico che il lavoro è fatto, però già sei stato abbastanza bravo da far capire le dinamiche del match. Ora devi raccontare la storia. Una volta che hai fatto capire chi è da una parte e chi dall'altra, devi raccontare la storia. Io nel mio match, ho avuto, come ti posso dire, non proprio un onore, però se proprio vogliamo chiamarlo onore, chiamiamolo così, di, stare con penso tra i top 5 in Italia, ovvero Sì, Karim cioè Brigante, Fabio Karim, Ferrari e Davis. Davis in questo momento è in è in Giappone. Giappone, sì, sì, perché Voglio l'ho dire sentito, è- è un grande traguardo, no? Perché il Giappone alla fine è una delle patrie del wrestling. Lì è sì, considerato ma infatti come sai, una cosa parlando con lui nazionale. ultimamente, ti posso assicurare che l'esperienza già per lui ne vale la pena, ecco. Ne è valsa la pena già andarci adesso, perché, è un altro mondo, un'altra cosa. Ecco, e io, che ho debuttato, 2 anni fa, sono rimasto, diciamo
colpito sia da come mi sono stato trattato all'interno dell'NWE, sia, appunto mi ha fatto tantissimo piacere stare con loro sul ring, perché Ferrari combatte da 20 anni praticamente. È uno dei più Karim grandi, uno dei da più storici 15 in anni. Italia. Karim pure. Luca da 20 anni pure combatte, il grande Deimos. Ehm, come vi posso dire, poi c'ero io. Però nonostante questo, durante appunto, sai, uno show del genere ci vuole tanta preparazione, tanto ehm, sono stati clamorosi, sono stati super professionali e quello è. Alla fine di quello si tratta. Cioè, nel momento in cui, entro sul ring, io non decido il match in base a chi ho davanti, nel senso, non decido il match in base a quanto hai esperienza tu. Cioè, bisogna sempre mantenere la parola di prima, credibilità. Bisogna sempre mantenere quello. Se tu cioè io okay, ho debuttato da 2 anni, okay, però sono gigante. Ora al giorno d'oggi posso dire che in Italia sono reputato un gigante nel wrestling. È ovvio che se do un pugno a Brigante, Brigante non può stare lì a dirmi: "Ah, bambino ancora devi fare di strada". Non sta né cielo né terra questa cosa. È wrestling. Proprio perché lo fa da tanto tempo ed è super professionale, se io colpisco Brigante, io lo so per certo che non glielo devo dire neanche che Brigante, quando lo colpisco, sa fare il suo selling e sa rendere il tutto proprio perfetto. Infatti, come avete potuto vedere, allo show, quando io ho fatto la chokeslam a Deimos, Deimos è salito, cioè io avevo il braccio esteso, sarà caduto da circa 2 metri e mezzo con la schiena. Cioè, non so, una mossa simile, come impatto potrebbe essere paragonabile a una last ride. Sì, sì, E in perché quel l'altezza momento più o meno è quella. Vero. E in quel momento è entrato Danza e ha spezzato tutto quello che era il sogno di una vita, perché sono entrato lì, sono arrivato, da mister nessuno ovviamente, mi son trovato, davanti a Vampiro, mi son trovato davanti a Nemeth, a Alberto, mi sono trovato davanti a Ultimo Dragon, cioè È una leggenda assoluta, vi no, posso molti assicurare capito? Vi posso assicurare che, nel momento in cui, sei a contatto con queste persone, con questi esseri mitologici, perché se mi avessi detto che un anno fa: "Guarda, il 12 ottobre 2024 farei uno show di wrestling al Pala Partenope a Napoli, quindi ci saranno circa, un 2000 2000 persone. persone", una cosa così. E nello show pensa, ci sono, Nick Nemeth e Alberto il Patron. C'è anche Ultimo Dragon, pensa forse anche Vampiro. Quando sono arrivato in hotel, ho avuto il primo incontro con Vampiro. La prima persona che ho visto. Ero con Deimos, la prima persona che ho visto è stato Vampiro. Vampiro, quando è entrato, mi ricordo che ci ha visti a entrambi, no, Deimos tutto tatuato, tutto io gigante, ha fatto 2 più 2, ha capito che fossimo lì per lo show. Deimos lo saluta, lo guardo e gli dico: "Hi sir, nice to meet you", no, lui mi guarda un attimo, mi squadra e mi fa: "You big motherfucker", e se n'è andato ridendo. Vampiro li ha visti tutti. Se mi dice: "You big motherfucker", se me lo dice Vampiro, io so grosso. Non c'è niente che mi potrà togliere questo pensiero dalla testa. Se me l'ha detto lui, ha ragione, è vero, è così, punto. Capito quello che ti dico? Quindi, diciamo che io quando sono arrivato lì la mattina del giorno prima già ero a posto. Poi, la sera abbiamo accolto Nick che è arrivato, ha fatto un volo assurdo, qualche 16 ore di viaggio. Ehm, la mattina dopo scendo a fare colazione, dopo circa 2 come ti posso dire, dopo aver mangiato circa 2 uova, non ricordo a quanto ero arrivato, mi giro e realizzo che accanto a me ci sono Alberto il padrone e la sua famiglia che fanno colazione come comuni mortali, cosa che io non credevo fosse. Ehm, e appunto conobbi anche il 12 conobbi anche Ultimo Dragon, che, non saprei come spiegartelo. È un'emozione che se sei un fan di wrestling, e riesci a cominciare a fare il wrestler, ehm, quando hai a che fare con determinate persone, tu non lo realizzi subito. Ti posso assicurare che io quando son ritornato qui, giù in Calabria
dopo dello show, la sera mi ricordo ero sempre qui sopra, casa mia è, su più piani, sono sul piano alto in questo momento. Ricordo di essere arrivato qui, ho guardato verso lo stretto, no, e dicevo l'altra sera ho messo un mattoncino importante nella mia carriera. E ti posso assicurare che io non ci avrei creduto se me l'avessi detto 1 anno fa, ma pure 2 anni fa, perché proprio non sono quelle occasioni che ti capitano 1 volta nella vita e poi devi saperle sfruttare Devi ovviamente. saperle sfruttare perché Però queste cose ti possono cambiare totalmente la vita e la carriera, perché fare un piccolo errore ti può portare a dire noi a questo non lo chiamiamo più. esatto, tu fai una cannata quella sera lì, Ti addio. sei bruciato. Capito. Poi ti posso dire che, ho ricevuto, non dei complimenti, però diciamo che Vampiro è rimasto contento della mia performance, quindi e anche quella è una bella botta di autostima, se si può dire così. Ehm, Poi per il resto ti posso assicurare, è stato fantastico, lavorare lì. È stato bello rincontrare tante persone, perché comunque siamo tutti di parti diverse d'Italia, quindi Sì. nel momento in cui c'è uno show di wrestling, di base stai incontrando comunque persone che conosci, che hanno la tua stessa passione, che sanno il sacrificio che ci vuole per fare determinate cose e quindi quando parli di determinati argomenti con loro, sai che stai parlando con persone che non ti diranno mai una cavolata. So sempre persone che sanno quello che dici, perché magari l'hanno già vissuto. Nel mio caso parlavo con gente con molta più esperienza di me, quindi, nel momento in cui parlavo con loro avevo dei riscontri, come se fosse la vita di tutti i giorni, ecco. Se invece parlo con un amico mio, un po' mi prendono anche per il culo, però è giusto così, è normale. Però, ecco, ti posso assicurare che, una persona deve sempre crederci, non deve mai smettere di crederci. Perché se vuoi che le persone credano in te, ma tu sei il primo che non crede in te stesso, puoi smettere. Hai sbagliato approccio. Tu devi credere in te stesso in primis. E poi vedi che le persone, se ci metti il giusto sacrificio, la giusta volontà e il resto, allora vedi che arrivi dove devi arrivare. Il tempo solo ce lo dirà. Ovviamente infortuni permettendo, dato che la mia schiena sta facendo qualche brutto scherzo, però sì, spero di continuare tranquillo. Ecco, almeno per i prossimi 10 anni, poi quello che succede non si sa. Eh, Cioè, quindi stai soffrendo di qualche piccolo problema alla schiena o è risolvibile, Sì, diciamo. vabbè, sì, sì, un piccolo infortunio che avevo già anche a Napoli, già ce l'avevo, però per fortuna non influenza la mia vita da wrestling, per ora. Vediamo, piano piano, comunque dovrebbe risolversi. No, come tu dicevi, no, l'emozione che poi, diciamo, la rivivi il giorno dopo, no? Perché in quel momento non riesci a capire quello No, che non sta lo rendi. succedendo. Ma io ti No, posso non lo capire puoi perché capire. tu hai parlato di Ultimo Dragon, no? Io, appena sono arrivato, io sono arrivato proprio 5 minuti prima che iniziasse lo show e mi sono trovato, appena entrato dalla porta, Ultimo Dragon. Io appena l'ho visto l'ho saltato addosso e mi sono fatto una foto, no? Io non l'ho Sì. vissuta come collega, come l'hai vissuto tu. Io l'ho vissuto come L'hai un vissuta da fan che fan? incontra uno dei suoi idoli. Ma io poi è iniziato lo show, è finito, sono tornato a casa. Quando il giorno dopo ho aperto il telefono e ho visto io e Ultimo Dragon abbracciati, no? Con la mano sulla spalla, lì ho capito che io ero vicino ad uno dei miei idoli e quindi posso immaginare come l'hai vissuta tu come collega, se io l'emozione l'ho provata da fan. Ma appunto, quello che ti dico è che uno non deve mai smettere di crederci, perché poi ti si capitano davanti queste occasioni e appunto sta a te. È difficile, non è facile assolutamente. Io ho avuto la fortuna di avere sia, la natura dalla mia parte che mi ha fatto così grande, sia appunto la fortuna di avere comunque quelle piccole basi, diciamo, che mi hanno portato a essere chi sono oggi e quindi, vuoi non vuoi sono capitato là. Però ecco, ti posso dire che, conoscere persone come King Danza, che ora a parte, il mondo wrestling, parlo come persona, nessuno lo obbliga a darmi consigli,
nessuno lo obbliga a star dietro e capire durante gli show a vedersi i miei match e robe varie. Nessuno lo obbliga a parlare bene di me agli altri, nel senso a, dire che sono un ragazzo perché secondo lui, io sono uno dei ragazzi più promettenti, italiani al momento. Io glielo dico sempre che secondo me non è vero, però lui è convinto di questa cosa Perché lui e me lo comunque fa sempre avendo, presente. un'esperienza quasi ventennale, qualcosa lo sa. Ha girato il mondo, è stato addirittura per un Per piccolo questo ti periodo dico in WWE, quindi, sì, avere un apprezzamento da lui significa che, qualcosa c'ha visto, perché non è bravo, il primo face, no? bravo. Per questo ti dico, io capito, una persona del genere non ha un obbligo nei tuoi confronti, né tantomeno io gli Certo. abbia mai detto: "Ah, se non mi segui sei un bastardo." No, assolutamente. Eppure lo fa, perché f al di fuori del mondo wrestling ci sono comunque delle persone. Sì, Poi che ci siano persone in un certo modo o in un altro, quello non va nel mio interesse. Però ecco, il wrestling ti permette anche di conoscere determinate personalità, perché vuoi non vuoi, per essere in un modo sul ring, comunque devi avere una certa attitudine, no? sì, Ti posso assicurare che persone come Danza, persone come Ferrari, che appena mi vede, trasforma tutti gli insulti che mi dà in consigli non da poco. Ehm, Ti posso dire che gente come il Nazareno, che quando ci parli è come se parli con un pezzo di ghiaccio, però più duro dell'acciaio. Però è una delle persone che, con il suo modo di parlare, con la sua dialettica, mi ha trasmesso pure tante cose. Il wrestling è pieno di questo tipo di personalità. Devi essere tu a saperle, comprendere e soprattutto devi essere tu a capire quello che ti viene detto. Perché magari, sai, non sono figli di un tempo in cui non c'erano mezzi termini, ecco. Quindi durante un allenamento, quando ti senti dire qualcosa, non ti devi buttare giù, devi prenderla come ordinaria amministrazione se ti viene detto qualcosa di pesante magari, perché se hai a che fare sempre con questa gente qua, ovviamente gente vecchio stampo. La gimmick di Painkeeper nasce da Nazario, da un'idea di Nazario. Perché? Perché, lui ai tempi conosceva Frost, non so se chi sai chi è uno dei wrestler italiani, uno dei primi. Frost tempo fa, in XIW proponeva la gimmick di Painkeeper, che era appunto una versione, come ti posso dire, italianizzata, diciamo, ma non italianizzata nel senso che andava in giro con la bandiera italiana. La versione nostra, diciamo, di di quello che Kane. poteva essere un personaggio come Kane. Un giorno io ricordo in palestra, Nazareno mi guarda, mi fa, "Ma chi è il tuo wrestler preferito? A chi ti piacerebbe ispirarti? Chi" Ho detto: "Guarda, io ho smesso di guardare wrestling circa 2016, 2017. Quindi tu attualmente non segui, Sono diciamo, il wrestling come seguo fan, come più Lo seguo, però non come prima. Prima lo seguivo molto assiduamente. Ora sai, vuoi una cosa o un'altra, ho smesso diciamo anche perché, non lo so, sai, essendo nel mondo del wrestling comunque, anche se non lo guardo, le cose comunque le so. Quindi magari non ne sento proprio il bisogno di essere sempre lì aggiornato, perché comunque basta aprire qualche gruppo, qualcosa e so quello che sì, vorrei sì. sapere. Quindi non è più come prima. Però ecco, io son cresciuto con, il Kane smascherato, sono cresciuto con l'Undertaker che era ripassato dall'American Badass al becchino, sono cresciuto con Rey Mysterio, Batista, tutta questa gente qua. Ti devo dire, quando mi fece quella domanda, io ho detto: "Guarda, a me piaceva molto Kane perché era uno di quei personaggi che anche se ero cosciente del fatto che fosse una persona normale, cioè una persona cioè come noi che mangia e dorme, ehm, era quello che mi faceva più paura. Era quello che riusciva ad essere più personaggio così, era proprio credibile. E lui m'ha detto: "Perfetto, non dire più niente." Passa qualche mese, so che Nazareno chiede a Frost, se poteva riutilizzare la gimmick di Painkeeper, perché secondo lui c'era un ragazzo che la poteva fare bene, che secondo lui gli si addiceva. E allora mi chiama e mi dice:
non è che mi chiede se vuoi se voglio interpretare questo personaggio, dice: "Da oggi tu sei Gatekeeper". E allora io, quando capisco un po' chi è il personaggio, diciamo che, ci resto un po', nel senso, poi comincio a girare all'inizio e capisco di essere anche il wrestler più alto, perché appunto, sono s ho scontrato mi sono scontrato con Kronos, ho conosciuto Chris Gladio, sono tutti ragazzi alti e ho scoperto di essere appunto anche più alto di loro, quindi è una cosa constatata, non lo dico per fare wrestling o cose varie. Ehm, e appunto un personaggio del genere, mi si addiceva diciamo. Lo potevo fare. Ti posso assicurare che, io ho voluto, togliere la maschera perché stava cominciando a diventare pesante, molto pesante. Essere quel tipo di mostro lì, ehm, è proprio stressante mentalmente. Ti prova, perché fai un match non fai un match normale. A volte io finisco i match finivo, ora qualcosa no, finivo i match all'inizio, il mio primo pensiero era cacciarmi la maschera, perché proprio, non ero me stesso, non ero io. Ehm, ricordo a malapena qualche match che ho fatto con la maschera nel durante, se non per i video che guardo magari, però, ehm era davvero tosta, quindi ho deciso di chiudere la storia della maschera, non ci voglio avere più a che fare con quel tipo di Painkeeper. Però ecco, il nuovo Painkeeper, se vogliamo chiamarlo così, è sempre lui, è sempre lui, però visto da un'altra prospettiva. Un po' come posso dire, un po' più libero, ecco, diciamo così. Sicuramente molto più spinto sotto l'aspetto wrestling, quindi nel lottato, molto più libero di fare un po' quello che gli pare, però è pur sempre Painkeeper, quindi si parla sempre di quell'impronta là, ovvero sempre non dico un Monster Hill perché non lo sono, però sempre quel personaggio che non si sa mai se è buono o cattivo, che guarda i fatti suoi. Non ecco, Esatto, proprio se questo, no, quella la ben sera se quella sera c'è, diciamo, il motivo di rompere magari il culo a qualcuno che parla troppo e cose varie, sicuramente la gente mi vedrà come face. Se quella sera ho voglia di ammazzare a qualcuno, la gente potrà tranquillamente vedermi come heel. Non è quello il mio obiettivo semplicemente è combattere e appunto passare più tempo possibile nelle arene. Quello è l'obiettivo. sì, diciamo tu, diciamo la tua gimmick, il tuo personaggio viene ereditato da Frost. Poi decidi, ecco, di togliere la maschera dal tuo personaggio, ma penso più dalla tua vita, per essere più te stesso, perché comunque, diciamo, la maschera può anche, ecco, bloccarti da un certo punto di vista, no? Perché non riesci ad essere te stesso neanche con la mimica facciale che nel wrestling come nel perché per me il wrestling è considerato, teatro, cinema, no, ti blocca perché, Raccontare la una storia? mimica facciale è importantissima, no, soffrire, Sì. ridere, gioire, piangere, sono tutte cose importanti. E tu, proprio adesso parlavi, ecco, di Monster Hill, Face, alla fine io, vedendoti a Napoli appena entrato, ti ho, considerato un Monster Hill. Poi, dopo tutto quello che è successo, diciamo, per quella serata tu per me sei stato non dico babyface, ma un face, perché sei stato bloccato e poi sei rientrato nell'altro match pensando di poter interrompere King Danza, ma poi con la rissa tra il Nazareno hai fatto proprio vincere King Danza, no? Purtroppo non ho centrato l'obiettivo, sarà un errore appunto di gioventù, però se ne avrò l'occasione gliela farò pagare comunque prima o poi, perché appunto quella sera era perfetta, ero riuscito a battere appunto la top 5 del wrestling italiano. Dico top 5 perché qualcun altro c'è, però ecco, mi rifarò. Beh, purtroppo il Nazareno, sai, c'era anche lui nel match, quindi quando mi ha visto lì non l'ha presa benissimo, però avrò modo.
E tu, attualmente, no, parlando sempre della NWI, però più di te stesso, c'è un futuro, all'interno di questa realtà per te? Questo sai, questo non lo so. Non ti posso dire per certo che al prossimo show, a maggio che ha annunciato la l'NWA, che a A maggio Torino? sarà a Torino, non ti posso garantire che io sia presente lì, però, quello che ti posso dire è che comunque io ce la metterò sempre tutta, di base ecco, non combatto solo nell'NWA, quindi diciamo che la possibilità di vedermi c'è. In NWA ancora non lo so e sicuramente se dovessi saperlo non penso di dirlo subito, o magari non lo direi proprio. Sarebbe più ecco, mi piacerebbe dare più quell'effetto sorpresa se dovessi riesserci in NWA. Vorrei sia una cosa detta da loro. Però ecco, io non mi precludo alcuna possibilità. Loro il mio contatto ce l'hanno, quindi sanno benissimo come trovarmi e dove trovarmi. E sanno anche l'infinita disponibilità da parte mia. Dopo il modo in cui sono stato trattato eccelso, mai vista una cosa del genere in Italia, quindi figurati. Poi certo, ci sono tanti tipi, di realtà in Italia. Io comunque, continuerò ad essere Painkeeper, questa nuova versione di Painkeeper, se la vogliamo chiamare così, questa evoluzione, perché appunto tutto si evolve, come dicevi prima. Ehm, Dovrà essere appunto una gimmick, non deve cambiare, la base è quella, però dovrà essere molto più, profonda, non semplicemente un mostro, ecco. Anche perché, come dicevi prima, la maschera ti preclude tante cose, anche a livello teatrale, come le espressioni facciali, che nel wrestling, voglio dire, purtroppo penso che la botta nei paesini bassi che m'ha dato Danza, Mh. non si è sentita in tutta l'arena, ma forse la mia faccia ha fatto un po' capire il dolore che mi ha provocato. Poi c'è stata Sì, perché quell'archeo altrimenti, fulminante che ha fatto la pure maschera questo non te lo permetteva, no, ti permetteva soltanto di urlare, però poi non si vedeva il tuo però vero in un'arena dolore. non si sente sempre, capito? Sì, però io preferisco, ecco, se proprio dovessi, ecco, preferire le 2, preferisco, ecco, un te senza maschera che, diciamo posso guardarti negli occhi, no, posso capire chi veramente sei, che è una cosa importante, no, nel wrestling. Poi, ho visto comunque, che sei stato anche, ad altri show, no, perché noi stiamo parlando della NWE, ma non è l'unica cosa che hai fatto nella tua carriera. No, Sei stato a ho Pescara, combattuto sì. Sono stato al Pescara Comics con la Federazione Italiana Wrestling di Fabio Ferrari, sono stato alla Wrestling Torino, sono stato ai Miti del Wrestling, e adesso sono ritornerà a stato Napoli, ho visto, ci sarà uno show nuovo dei miti del wrestling, che è un'altra grande realtà napoletana, se possiamo chiamarla così. chissà, chi lo sa. Vediamo, vediamo. Appunto, i Miti del Wrestling è di Michele Ippolito, che era presente Che anche era in presente a NWE. quello show. Quindi, ecco, quando ti dico che in uno show tu, rivedi anche tanti vecchi amici, appunto tante vecchie conoscenze anche, perché solo quella è l'occasione in cui li incontri purtroppo. Però ecco, ritrovare un po' chiunque è sempre una cosa piacevole, anche perché, per quanto tu ti possa allenare sul ring, se non giri, se non vai a vedere le altre realtà, se non parli il più possibile con gente che di esperienza ne ha fatte e tante cose, sotto tanti aspetti, anche con i promoter stessi se ne hai l'occasione, di capire un po' come funziona, perché sai molti wrestler, credono sia semplice anche fare il promoter. In realtà Altrimenti penso che fare il penso promoter sia una lo potremmo una fare delle tutti, no? cose no, una delle cose più difficili penso sia fare il promoter di uno show e cose va. Quindi, è bello conoscere, almeno questa è una cosa mia, sarà anche una parte caratteriale, la curiosità, però se ne avete la possibilità informatevi il più possibile su quello che è il mondo del wrestling, perché è una cosa cioè non penso ci sia un altro sport che ha così tante persone, per arrivare a quello che è il wrestling, che ha tutte queste sfaccettature, tutte queste personalità. È proprio un mondo strano.
Sì, però è vi un posso po', assicurare che almeno io se la vi piace considero, io il wrestling lo considero un po' un circo evoluto, no? Tutte sì, personalità, ecco, poi puoi vedere un vampiro, diciamo un sadico esatto. gotico, poi puoi vedere un Nazareno che ti può sembrare un tossico ubriacone, come puoi Puoi vedere vedere l'ultimo Dragon che è il massimo esempio di disciplina che c'è all'interno di una palestra, puoi vedere gente come King Danza che appena c'ha davanti qualcuno lo smonta, prima con le parole e poi con le botte, puoi trovarti davanti chiunque nel mondo del wrestling, ma la parte bella è quella. Tutte le persone che puoi incontrare, tutte le persone che conosci durante la tua, diciamo, avventura, durante i match avrai a che fare col pubblico, che non è facile, ragazzi. Cioè, avere a che fare col pubblico non è una cosa semplice, non è che uno esce e dice: "Vabbè, io gli faccio questa mossa, intanto poi il pubblico lo chiamo, così faccio". No, assolutamente. Bisogna imparare a chiamare il pubblico, bisogna imparare a capire come comportarsi davanti a un grande pubblico, per esempio come è stato a Napoli. Bisogna, ecco, riuscire a comprendere determinati concetti prima di arrivare a poi che c'è gente che lo fa di base e che c'è gente che ha bisogno un po' di tempo in più per imparare, quello è normalissimo, ognuno ha i suoi tempi, come si dice, però queste sono cose pure da non trascurare. Cioè, va visto tutto a 360 gradi, non è una cosa, che va vista, come ti posso dire, c'è stata gente purtroppo, vedi, questa è una cosa brutta, che arriva, magari a fare il primo giorno di prova in palestra di wrestling e vede il ring, ehm, guarda il primo tizio a caso, magari sta parlando con un veterano che è una delle più grandi mancanze di rispetto fare una cosa del genere, lo vede e gli fa: "Ah, ti posso fare l'RKO?" Me le insegni l'RKO, quando magari poi sale sul ring e non sa correre le corde. Quello ti dico io. È anche molto ci vuole disciplina. Cioè, quando arrivi all'interno di una palestra di wrestling, ci sono delle "gerarchie" tra virgolette, che, sai, possono essere fastidiose, possono risultare fastidiose, però Ma io ti io posso penso che assicurare non è solo un discorso wrestling, no? Questo è un po' un discorso che si può espandere proprio nella vita in generale, no? Che sì, ci sì, sì, deve essere assolutamente. Cioè, rispetto per la persona. il Come fatto un che tu ti sappia professore, no? comportare Quando là tu sei a dentro scuola, tra i banchi della scuola, devi avere il rispetto per il esatto, professore che è esatto. la tua entità da seguire in quel momento. Come può essere che in una palestra di wrestling non puoi entrare e spalancare la porta e dire: "Oh, sali sul ring, fammi vedere l'RKO o quel che sia". Cioè, sono cose allora, una piccola ecco, se una persona dovesse fare una cosa del genere, prima di tutto è visto come, un fan da diciamo, dagli allenatori, da comunque la gente che sta là dentro, e non è sempre una cosa positiva essere visto come un fan, perché appunto quando ho conosciuto Nick, per esempio, ti parlo di Nick appunto perché è uno dei però quando il primo show diciamo che ho fatto in Basilicata, conobbi coso, Mike Bird. Quando ho conosciuto Mike Bird, mi ricordo che era la prima persona con cui avevo a che fare che non era, Pinco Pallino diciamo. Mike Bird è uno dei grandissimi wrestler, diciamo, di tutta la zona della Gran Bretagna, l'Irlanda, è uno dei massimi da quelle parti, okay. Quando l'ho conosciuto, che avevo 20 anni forse, una cosa del genere, mi ricordo che ho cominciato a parlargli, no, di: "Ah, ciao, piacere, sai, mi piacerebbe venire alla tua palestra, allenarmi". Ehm, Subito dopo c'era il Nazareno accanto che ha sentito che parlavo con lui. È venuto e mi fa: "Non ti permettere mai più a parlare con un wrestler, soprattutto un wrestler di questi livelli, ehm, non che Mike Bird sia, Ric Flair, però Però ecco, durante la serata era il wrestler diciamo, che nello spogliatoio era quello diciamo che di punta, dirigeva, diciamo. ecco, chiamiamolo così. Esatto, era il wrestler di punta. Ho detto: "Non ti permettere mai più a parlargli prima del match". E io ho chiesto scusa, mi ricordo, ho chiesto subito scusa, a Nazareno e poi sono andato da Mike Bird a chiedergli scusa pure a lui, che lui era tranquillissimo, però, diciamo che ha apprezzato. Perché appunto ci vuole tanto rispetto nel mondo del wrestling, ci vuole tanta, umiltà, perché ti capiterà molto spesso di sentire qualcuno, che ti dà dei ordini, ti dirà cosa fare, perché magari non sei capace a farlo, però non sempre una persona lo accetta o se ne rende conto.
ed è vero, cioè se tu magari pensi di saper fare una cosa, sei così tanto convinto che arriverà un giorno in cui la farai e o ti farai male, o farai male a qualcun altro, o la farai di merda. Sono queste le 3 cose, funziona così. Quello che dice per esempio Deimos, è inutile fare 28.000 capriole e cose da italiano, per esempio, se poi un giorno a livelli alti troverai un messicano che le fa volando durante il riscaldamento quelle cose. E se nella stessa serata tu fai le stesse cose di quel wrestler là, tu sembrerai la brutta copia, sembrerai scarso e non sarai tanto professionale, perché allo show non offri varietà. E quindi, ecco, ognuno deve fare quello che sa fare e nell'allenamento il tuo allenatore deve essere in grado di venire da te e dirti: "Senti, 'sta cosa non è vero che la fai bene, la fai di merda. Cioè, non la fai bene, rischi di fare male a qualcuno, di far male a te stesso e rischi di fare brutta figura". Ehm, Queste cose dovrebbero essere dette, un po' di più, soprattutto nelle palestre italiane, perché fino a quando si tratta di uno show di piazza e cose varie, liberissimi di fare tutto quello che volete. Però, Quando si su arriva ad alti questo livelli. secondo me non sono tanto d'accordo, perché secondo me, uhm, che possa essere uno show di piazza o che possa essere lo show alla Partenope o uno show davanti a 10.000 persone è la stessa cosa. Sì, però devi considerare una cosa, io parlo sotto l'aspetto wrestler, non sotto l'aspetto fan. Quindi, parlando di aspetto wrestler, se tu fai una cazzata in uno show minore, ecco, chiamiamolo così, in uno show dove ci saranno all'incirca un centinaio di persone, uno show proprio piccolo, allora quelle persone magari non, andranno a ledere sulla tua carriera da wrestler. Se tu in NWE fai un come si dice, un run-in, ecco, mi dimenticavo il termine, come ho fatto io nel match di Vampiro, e nel momento in cui vai a colpire King Danza, lo colpisci male e ti dimentichi quello che dovevi fare. Diciamo che ti sei un po' giocato le tue carte, come ti posso dire. È vero che al fan bisogna offrire sempre tutto, cioè io posso avere 5 persone sotto al ring come 50.000, io quello faccio davanti a 5 e quello farò davanti a 50.000, perché mi piace, io ho rispetto verso il wrestling e lo faccio. Però se dei wrestler poi si sentono di provare determinate cose, si sentono di fare qualsiasi manovra che non hanno mai fatto, cosa che sconsiglio vivamente di fare durante un match, qualsiasi cosa va provata prima, se non l'ha mai fatta qualcuno. Ecco, diciamo che, ci sono luoghi in cui possono passare determinati comportamenti e ci sono luoghi in cui non sono accettati per nulla. Appunto, gli allenatori di wrestling dovrebbero, in Italia, dire ai loro allievi: "Guardate ragazzi, questa cosa qua non è che non la dovete fare. Fatela meno, provate ad andare più", ma non che stia prendendo di mira qualcuno, semplicemente perché con me è stato così. Ti posso dire che ovunque vada mi dicono: "Ah, non fai tantissime mosse, però quelle che fai sai le fai pure bene". Ma perché sta tutto lì. Uno deve capire less is more. Uno deve capire quello che è in grado di fare, uno deve capire quello che, è diciamo psicologicamente ci sta che faccia, e farlo, fine. Poi ogni tanto voglia tirarla fuori dal cappello e fare qualche mossa un po' così, un po' più Sì, ci sta, magari in un assolutamente match un po' più wrestling anche. importante, in un momento preciso, Mh-mh. magari uno può tirare cioè il coniglio dal cilindro, no? Ma assolutamente, pienamente d'accordo. E per questo dico, non bisogna precludersi determinate occasioni. Se uno vuole farsi vedere che sa fare una cosa, cioè se io mi voglio fare un suicide dive, okay, e voglio farlo in NWE, lo voglio fare una volta sola in 10, magari avrò l'occasione di fare altri 10, 15 match con l'NWE. In uno di questi mi sparo un suicide dive, sarà apprezzato. Se ne faccio Sarà 3 a match apprezzato per e tutti e sarà 15 una match. cosa, diciamo, che quel match la caratterizza, no? Magari può essere Bravo. ricordato quel perfetto momento, no? Dove dici cosa è successo stasera? Wow, Painkeeper ha fatto un suicide dive, ha spazzato via Chiaro, tutti. capito. Però Questo se la questo sì, fai sono ogni d'accordo. match, poi perde come abbiamo Se vuoi che diventi parlato una per tua tutto il se vuoi tempo. che diventi se vuoi che diventi una tua signature, un po' come la mia Chokeslam, okay, se tu guardi i miei match, bene o male te la ritrovi, non dico sempre, ma te la ritrovi. Però io posso fare la Chokeslam. Psicologicamente, per logica, io posso permettermi di fare la Chokeslam.
Se dovessi fare, come ti posso dire, un moonsault, okay, magari lo faccio, okay, però c'è qualcun altro che lo fa meglio. Sì, C'è qualcun altro perché che lo ovviamente fa, ha diciamo il fisico più adatto a farlo. capito? Ecco, come parlavamo prima, C'è no? qualcun Mo' altro facciamo l'esempio, tu 2 metri, io 1,68, io il moonsault, lo potrei fare, la chokeslam no. su di me, sì. Se tu fai il moonsault su di me ha senso, se lo faccio Però io la su di te è una chokeslam io cazzata. su di te non la posso fare e neanche, su un peso Capito? leggero potrei fare una chokeslam, perché io non sono credibile a fare la chokeslam. Se è più piccolo di te, potresti tirare quella dal cappello. Okay? Tornando al discorso di prima. Se è uno più piccolo di te, tu non la fai di base, però quella volta ci sta, ti è preso il brio e l'hai fatta. Va benissimo. Però non renderla una tua signature, perché No? arriverai magari un giorno ad incontrare uno come me che quando ha il braccio esteso per la chokeslam, io so ancora coi piedi per terra. Capito quello che ti dico? Sta tutto lì. Se tu riesci a, capire quello che devi fare, quello che vuoi fare perché ti deve piacere, perché se non ti piace e lo fai controvoglia rischi di far male a qualcuno, fidati, perché purtroppo è capitato più volte. Una volta che tu riesci a capire questi piccoli riesci a regolare questi piccoli parametri, poi il resto va da sé. Poi se ce l'hai, funziona così Sì, per sì, quanto mi vabbè. riguarda. Se arrivi là sopra hai la grinta, hai la voglia, hai il carisma e tutte queste cose qua, il match va da sé. Poi certo l'errore possono sbagliare tutti, pure i migliori Vabbè, sbagliano. anche noi parliamo, ecco, per noi migliori nominiamo questo logo qui, no? Perché alla fine è l'eccellenza, no? Ma anche loro hanno sbagliato, sbagliano e continueranno a sbagliare perché fa parte proprio della vita. Chiunque, anche ecco, parlando del più grande che magari è Hulk Hogan, anche lui ha sbagliato, può sbagliare chiunque. Però l'importante è non abbattersi, secondo me. Come dice pure, proprio ieri ho visto un'intervista di Nick Aldis, no? L'attuale general Sì, manager di SmackDown, che sì, poi è sì, l'ho anche visto un anch'io. writer, che ha proprio detto questo, no? Che le persone magari dicono, però non mi chiami, però nessuno mi buca. Sì, ma come dice Nick Aldis, no? Lui è un ex campione NWA, campione TNA, è uno che ha fatto un po' la storia, no? Anche se in Sì, piccola parte. Triple H non l'ha chiamato, è lui che è andato lì, si è presentato e ha fatto in modo di entrare a far parte di quel circuito. Che è una cosa che molti pensano che, ecco, Painkeeper è andato allo show NWE perché magari è fortunato o perché ha l'amicizia. No, è perché lui si è posto l'obiettivo di diventare più grande, di arrivare lì e spaccare. Altrimenti era nessuno ti avrebbe conosciuto, no? però ecco, sempre tornando al discorso sacrificio, e con questa chiudo perché dovrei andare a breve. Sì, 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 Ehm scusami se mi sono... No, 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 figurati, figurati. Ehm, come funziona? C'è stato uno show a Piazza San Carlo che ho fatto con la Wrestling Torino. Mi sembra sia stato, sai, non ricordo esattamente quando fu, penso l'anno scorso. No, non ricordo. Comunque, feci questo show con la Wrestling Torino a Piazza San Carlo. Forse era maggio. Comunque, non è rilevante questa cosa. Però a quello show di piazza, però era Piazza San Carlo, quindi diciamo 8.000 persone, là in mezzo c'era Roberto Indiano, Il promoter e capo della NWA. capito? Eh. Roberto Indiano quando ha visto me gli son piaciuto. Quando ha visto Damus gli è piaciuto. Roberto Indiano, non è che ho avuto la fortuna, ho avuto il culo di piacergli e quindi io non sapevo che fosse lì, non sapevo manco fosse di Torino, quindi io non avevo la minima aspettativa di poter avere questa Ma diciamo, guarda, questo me lo stai dicendo tu la perché io ero convinto che fosse di Napoli, perciò quindi è una cosa che non ti aspetti, no? no, Di no, no, trovarlo lui proprio lì. no, no, lui là, cioè io non lo sapevo, ma proprio. Io faccio la mia serata tranquillo, no, combatto, combattuto quella sera contro Sam Della Valle, Altro grande ehm comunque sì, talento. sì. Sì, molto bravo, grande persona. Ehm, io mi ricordo finisco il match, pia Demos e mi fa: "Mi sa che ci ha visti Roberto Indiano". E io dico: "In che senso ci ha visti Roberto Indiano?"
io quando sono arrivato lì alla Wrestling Torino, sono andato con la consapevolezza, che il viaggio me lo pagavo io. Il match me lo facevo io con il mio avversario che non avevo idea di chi fosse. Cioè sono andato lì con 0, sono andato proprio alla buona. Non è che andavo lì, e avrei ricevuto il trattamento dell'NWE, ma perché non sono "nessuno" tra virgolette. Quindi, la parte di sacrificio arriva qui. Molti wrestler dicono: "No, che vado e devo pagarmelo io il viaggio." Me lo paga lui se mi vuole. Ma tu chi sei? Se non sei una persona conosciuta non porti niente allo show, perché come visibilità, non essendo nessuno, non porti nessuno, niente. Anzi, Perché un sono loro promoter che ti stanno dovrebbe facendo un piacere a te, sono chiamandoti. loro che ti fanno il favore a te a farti vedere davanti a tutta quella gente, stai scherzando? E allora io ho detto: "Vabbè vado, c'è pure King Danza", perché io quella sera ho conosciuto King Danza, quindi ehm, e niente, io finisco il match e resto con questa frase qui. Passa un po' di tempo, mi scrive Nazareno e mi riferisce che allo show mi aveva visto Roberto Indiano e che gli sono piaciuto. Per molti dire: "Ah beh, sei grosso, è facile che piaci, il wrestling è quello". No, perché è un attimo cannare tutto da grosso, perché ci sono grossi e ci sono grossi, nel senso, c'è gente magari che ha la mia stessa mole, però non si muove, perché magari, boh, non ce la fa fisicamente, perché magari è grosso quanto me, ma non di muscolo, e quindi si affatica subito. C'è gente come me magari, però mentalmente non c'è, quindi i match li sbaglia tutti, boccia tanto, fa male ai suoi avversari. Ehm, quindi non è facile. Anche se una persona è grande sì, sicuramente è una mano in più, però non è così facile come Poi viene alla fine detto. prendiamo l'esempio di Mh. Great Khali, no? Gigante, mastodontico, ma che poi alla fine ha fatto brutte figure perché non ci sa stare sul ring e non sa fare nulla nel mondo del wrestling, no? È solo gigante. Non serve Capito? essere giganti, come Mentre tornando al discorso di prima, che questa cosa sia un po' sdoganata, ma che alla fine l'altezza non ti dà la perfezione, no? ma no, ma proprio. Diciamo ecco, io guardo spesso, qualche match di Kane dei primi anni 2000. E il match in cui combatte contro A-Train ti fa capire il mio discorso, ovvero ci sono grossi e ci sono È grossi. grossi. Nel c'è gente grossa che si muove, ma si muove veramente, e riesce a trasmettere qualcosa oltre all'essere giganti. Nel senso, io come a quello che mi stai dicendo tu, quella sera a Napoli non ti ho trasmesso solo di essere grosso, ti ho trasmesso proprio qualcosa, ti ho lasciato qualcosa. Sì, Ovvero che io il mio match l'ho perso perché Danza si è intromesso al mio match. altrimenti tu saresti stato il campione della Talents Mh. Cup, no? Avresti vinto tu quel match, perché era già tuo. Capito? Cioè proprio, quei 2 si erano fatti fuori a vicenda, peccato Deimos, son riuscito a prenderlo, Chokeslam avevo chiuso. L'arbitro ha visto danza e ha smesso di contare, perché giustamente non se Vabbè. l'aspettava manco lui, si è trovato a quello, io non Si è capivo preso un anche attimo, poi mi il son trovato sale negli occhi, no? Che era e sale, si è preso penso. anche il taglio no, Farina, cioè sale, capito, non so. oltre il danno ma lo voleva tirare a me quel Sì, maledetto, lo voleva tirare a me. Io per fortuna ho visto che aveva il braccio, lo tiene dietro, no, si è l'arbitro abbassato e era magari preso se l'è preso Johnny, no? Il magari sale. l'arbitro era preso a parlare un po' con lui, Johnny parlava un po' con Danza, no, dico: "Ma che stai facendo? Cioè che vuoi qua, devi andare via, no?" Io mi ricordo che spostando Johnny, lui passando nel secondo piano dietro di me magari non ha visto manco, io l'ho visto che Danza teneva qualcosa in mano. Quando ha fatto cenno mi sono abbassato subito e poi quando ho realizzato che l'arbitro non c'era più con la vista e lui era salito sul ring, ho capito che cioè stava succedendo qualcosa che non doveva andare in quel modo, ecco. Poi, quando, diciamo mi sono, diciamo, arrabbiato e non poco perché mi ha mandato all'aria il match, ho provato a prenderlo in chokeslam, però purtroppo non essendo un partecipante del match si è potuto liberare in un modo, devo dire, molto, originale, ecco. E niente, e poi il resto lo sapete cosa è successo purtroppo. Però, te l'ho detto prima o poi avrò occasione di Non è vendicarmi. finita, non è finita. Non è Ti non è finita. voglio lasciare però voglio che per un ragazzo come me che vuole iniziare wrestling, come tanti altri che sicuramente ci guarderanno che vogliono iniziare, un paio di consigli al volo che daresti, diciamo, dopo questi due, tre, che poi alla fine per me anche il tuo background fa parte, ecco, di questa storia. Quindi diciamo nella tua carriera decennale, no?
contando anche Sì. altri spot che hai fatto, qual è un consiglio che daresti ad un aspirante wrestler, ma anche sportivo in generale, no? Semplicemente quello che ho avuto io, a me mi ha mosso sempre la curiosità. Abbiate sempre la voglia di imparare dagli altri, cioè guardate qualcuno, guardate come si muove e capite perché. Perché fa quella mossa in quel momento, perché, non fa quello piuttosto che quell'altro. Se avete la possibilità di chiedere alla persona interessata, fatelo, ovviamente sempre nel modo più rispettoso possibile. Dovete avere molto, come ti posso dire, allenatevi tanto, anche mentalmente, davanti a uno specchio, parlate con voi stessi, perché ti ripeto, se non siete voi stessi a credere, punto, in prima persona, a voi, non potrà crederci la gente. Se tu non credi in te stesso, la gente non può credere in te, perché si vede, perché purtroppo, anche se non parliamo, il nostro linguaggio del corpo fa capire alla gente cosa proviamo in quel momento, fa capire tutto. Ehm, quindi trovare diciamo il proprio spazio, ritagliarsi la propria, avere la gimmick, una gimmick che magari è vista e rivista, però tu la sai fare meglio di qualcun altro. Come la stessa cosa, no? Così, La tua con la tua somiglianza a Kane o anche all'Undertaker, sotto un certo punto di vista. Però tu sì, sei te ma stesso. io Come la stessa cosa io immagino e mi piace, ecco, considerare El Nazareno una sfaccettatura, un'evoluzione di quello che era The Sandman. sì, sì, perché Però è no? una cosa Però evoluta, ecco, non è copiare una persona, ma è prendere spunto anche da quel tipo di se personaggio. esatto, anche se magari sembra una cosa, già fatta, sembra una cosa già vista, se comunque hai una certa credibilità, sì, a me la gente me lo diceva che ci somigliavo a Kane, però quando ci passavo vicino la gente restava impressionata, perché non Esatto. ero la brutta copia di Kane, io ci somigliavo a Kane. Ma eri The Painkeeper, non Ero sei. Pei. E poi magari nell'immaginario collettivo vedere un wrestler alto con la maschera e, tutti i capelloni e cose varie, ci sta che uno lo paragona, ma come quando vedi uno con la maschera, un luciatore, dici che quello è Rey Ma Re Mysterio. Mysterio, sì, 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 sì. Ovviamente sì. No, ecco, è bello anche per questo. Poi ti metti alla prova, magari fai per un periodo una gimmick, non ti piace, pensi che potresti fare meglio, impari a conoscerti, soprattutto quello è la cosa importante. Bisogna conoscersi, di modo da capire se puoi essere un heel, se puoi essere un face. Cioè, la gente deve semplicemente capire molto e studiare su se stessa e soprattutto vedere e chiedersi il perché di tante cose che accadono. E piano piano vedi che ti formi anche da solo già. Cominci a capire tante cose e soprattutto restate sempre umili, perché sì, sono stato un lottatore, sono stato campione a livello italiano, sono stato regionale tante volte, però io quando sono arrivato in palestra di wrestling non ho detto: "Okay, ora vi prendo e vi proietto a tutti", perché lo potevo fare, ma non l'ho fatto perché io là dentro, fuori del dojo della lotta ero un campione, lì non ero nessuno. Dovevo ancora sudarmi e guadagnarmi quello che sono diventato e piano piano sto diventando. Ed è un perenne, una persona cresce perennemente sotto questo aspetto. Quindi ogni volta sempre, seri e rispettosi, perché appunto magari davanti a noi non sappiamo mai chi può capitarci. Se ci abituiamo a parlare, diciamo in modo spiccio e non portare il giusto rispetto al nostro allenatore, figuriamoci quando in un futuro potremmo trovarci davanti a un pro. Sì, anche, ecco, come dicevi tu, anche prendere spunto dalle persone e di starle ad ascoltare, perché alla fine Sì, sì, sì. stesso il tuo personaggio, no, nasce da un miscuglio di idee, no, da Il Nazareno, da Frost e da altri. Eh, Sì, sì, Bisogna essere se stessi, ma ascoltare chi hai di fronte e non entrare in una palestra o in una scuola e dire io sono il migliore, toglietevi tutti da mezzo, faccio quello che voglio. capito. Non è così. Non Bisogna funziona così, non inchinarsi funziona. e stare ad ascoltare gli altri. Poi magari anche un'idea di un novellino può essere presa in Ma considerazione, dato che ne è un esempio Kurt Angle. Kurt Angle oro olimpico di lotta greco-romana. Kurt Angle è arrivato in WWE, aveva la possibilità e la credibilità di dire: "No, io qua dentro non perdo davanti a nessuno perché non sapete combattere come combatto io". E in realtà poi è riuscito a fare i match comedy, è riuscito a fare
perché appunto dovete distaccare il mondo agonistico dal wrestling. Nel wrestling non importa se tu vinci o perdi, nel wrestling importa che La cosa stai reazione. trasmettendo durante lo show, non è il combattimento. E infatti perciò io non, Perché non mi piace, ecco, come fa la AEW che mette, diciamo, sotto i nomi il record di vittorie e sconfitte. No, perché questo sta facendo perdere credibilità a quello che è il wrestling, no? Trasmettere emozioni, e, fischi, applausi, urla. allora, se mi parli di Undertaker che ha la streak di 21-1, Ok, okay, ci sta. là me lo puoi far presente. Però se ogni match mi devi fare la conta, poi quello non è poi ecco, poi là si scade nel trash, perché la gente ormai oggi con internet conosce il wrestling, sa come funziona, poi vede queste cose e si sente presa per il culo doppiamente. Sì, perché non siamo Quello in non sono UFC, in UFC dove tu mi dai il record di non vittorie o di sono d'accordo sconfitte con per infatti. il ranking per arrivare al titolo mondiale, non è così. Il wrestling è diverso. Anche perché te l'ho detto, come io ero con la mia ragazza che non ha mai visto wrestling e in quella serata si è divertita, molti bambini e molti genitori che accompagnavano i figli a guardare lo show si sono divertiti proprio perché il wrestling trasmette emozioni, no? Come nel tuo match, come l'opener che è stato più un match atletico e bello da vedere. Il Sì, vostro perché match è funziona stato così. più un match di trasmettere emozioni, no? Fabio che entra e insulta tutti, tu che vieni bloccato da King Danza per vincere il match, poi l'altro match con Vampiro e il Nazareno e King Danza che hanno fatto il giro dell'arena e poi sei subentrato ancora tu. Oppure il Loro main hanno fatto un event, experience match. sì, Hanno fatto oppure l'experience match che è un match che dal vivo è stupendo, perché appunto la gente può letteralmente entrare in contatto toccare con i proprio lottatori il nel wrestler. mentre sì, 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 nel mentre che accade, è una cosa fantastica. Sì, ogni match ha saputo dare la sua il Lucha Libre match, no? Che è stato spettacolare da guardare, come il main È event stata è un'offerta di tanti tipi di wrestling, non è stata la stessa cosa per tutta la sera, che non ha esatto. stancato. La gente No, fino all'ultimo ha avuto tante varietà, non ha avuto sempre lo stesso prodotto per 5, 6 match quanto sono stati. anzi, la gente si è Non ha iniziata, avuto sempre la diciamo, stessa a cosa. lamentare per quei 10 minuti in cui è entrato un po' Michele, no? Che ha fatto la pausa e la gente dice, oh, te ne vuoi andare perché vogliamo Ne continuare a voleva vedere. ancora. Quello è Insomma. importante, no? Poi, velocemente il tuo dream match, se ce lo vuoi dire, che... Ma quello della vita, Match, no? Anche con persone morte, non ci sono problemi. Proprio quello che tu dici, quello sarebbe il mio match da sogno. sarò scontato. A Tony Wrestling ho detto altre cose sotto l'aspetto dei miei dream match, però ora ti voglio dire quello proprio. Sarei forse scontato, però per me sfidare un Kane, un Undertaker, o un Batista, perché no? Sarebbe il sogno di una vita, perché sono cresciuto guardando loro. Un Randy Orton, che è Beh, proprio. sì, diciamo i nostri idoli d'infanzia, no? Quelli Se un po' di se tutti. dovessi dire un Ultimate Warrior, un Hulk Hogan, ti prenderei in giro perché non sono wrestler della mia epoca. Li conosco per sentito dire e per i video che ho recuperato e cose varie. Non li ho vissuti come loro. Quelli, quando ero piccolo, guardavo loro in TV. Quelli ormai non c'erano più, capito? Cioè, quindi ti direi una bugia e ti dovessi dire, ah, voglio combattere contro Hulk Hogan. No, non me lo sento. Mi Che sento non di l'hai dire una vissuto sulla bugia. tua pelle come Non l'ho sogno, vissuto no? sulla mia pelle, come ho vissuto i Brothers of Destruction, eccetera. Una cosa. Diverso. Fra 5 anni, dove ti vedremo? Dove Sottoterra. sarai, secondo te? Non lo so, perché appunto ci sono tante possibilità, tante cose, tanti ostacoli si possono mettere davanti al cammino di un wrestler, quindi fra 5 anni spero di essere ancora vivo e poi magari se riesco a essere in qualche realtà, magari se riesco, ecco, io vorrei portare in alto, non tanto il nome di Painkeeper, ma il nome dell'Italia, perché siamo tante persone in Italia che siamo abbastanza in grado di offrire quello che magari anche all'estero si può, però ecco, devi considerare che all'estero ci sono le possibilità, se uno va in Esatto. America lo riempiono a soldi, fanno le cose fatte per bene, in Italia ancora non c'è questa cosa, ma io non voglio
portare l'America, la mentalità americana in Italia. Io voglio portare L'italiano l'Italia in e America, imparare. capito? Sì, infatti questo Perché qui podcast purtroppo non posso. si chiama proprio The Italian Wrestling Podcast ed è fatto proprio per questo, no? Per far conoscere, perché è lo stesso discorso che ho fatto con Johnny Puttini e con tutti è, io perché per guardare il wrestling devo aspettare, mo senza offesa, no? La NWE che mi porta Nick Nemeth e Alberto il Patron, oppure perché devo aspettare la WWE che arriva a Bologna? Io con Ma infatti 10-15 euro sotto casa mia posso benissimamente guardare uno show della Dream Wrestling a Salerno oppure prendere un traghetto e andarmi a guardare la Real Italian Wrestling che con 10, 15, 20, anche 50 euro però io mi posso divertire lo stesso. Non c'è bisogno di no, aspettare i grandi nomi. il biglietto della nave costa 5 € andata e ritorno e i match della RIV, se c'hanno il biglietto massimo costa 10 €, quindi cioè, il divertimento si può ottenere, ecco. Però sai, molta gente non conosce No, tante volte. no, non è che Tanti non amici miei conosce, è hanno che... scoperto. vai, 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 vai. Tanti amici miei hanno scoperto il wrestling in Italia, perché lo pratico io e quindi io ho fatto capire, io ho fatto vedere che esistono proprio le federazioni di wrestling in Italia. Loro non sapevano proprio che esistesse questa cosa. Molta gente ignora magari, c'è gente che esce pazza magari, però ecco, ti torno a ripetere, sta tutto appunto nel acquisire quella credibilità in questo momento, perché il wrestling è tornato in Italia, cioè si sta vedendo. Sta tutto nell'acquisire la credibilità e ora è il momento di portare i talenti italiani, non so se ci sono anche io in questi. Danza dice di sì, secondo me no. Ehm, di portare i talenti italiani fuori e far vedere che anche noi abbiamo le capacità, perché credimi che in Italia c'è gente brava. Sì, sì, Non sono assolutamente ci sono. tantissimi, l'Italia non è grande quanto l'America, No, però guarda che però posso c'è gente dirti brava. che non dico un centinaio, ma secondo me una ventina di wrestlers italiani che possono dire la loro in tutto il mondo ci Ci sono, sono. Cioè, ci almeno una sono. ventina attualmente ci stanno. Che E non tu, figurano ci sono. secondo me potresti, ecco, in questi 5 anni che ti ho nominato, potresti, ecco, essere uno dei fondatori di questo nuovo, di questa nuova ascesa, no? Magari, Potresti essere uno magari, ti ringrazio. di quei wrestler che riescono a portare il wrestling italiano nel Regno Unito, in tutta Europa o addirittura oltreoceano in Giappone, come lo sta facendo adesso Demos. Tu lo puoi fare in Messico o negli Stati Uniti. Perché questo è un periodo roseo, secondo me, dove bisogna, ecco, spingere al massimo. Sì, è Perché arrivato il momento di approfittare. sì, è proprio, ecco, a far conoscere alle persone, realtà italiane che, con tanti sacrifici, perché, non è facile mantenere una palestra di wrestling in Italia. Eh beh, Quindi, ci sono persone che si sacrificano, che fanno magari sì, 2, sì. 3 lavori per poter permettersi di mantenere una palestra. E le persone magari Perdono, aspettano i grandi sacrificano nomi. tanto tempo anche. Sacrificano tanto tempo e poi devono passare la loro famiglia, ma lo passano all'interno della palestra, per dare Proprio la per possibilità a qualcuno di seguire un sogno. quindi, bisogna supportarle, e, andare agli show, perché magari, comprarsi 2 pacchetti di sigarette costano 10 €, con 10 € è meglio andare a guardare uno show della Real Italian Wrestling, no, Esatto, esatto. è un po' Perché quello no? il discorso. E non bisogna aspettare i grandi nomi, ma bisogna puntare prima sui nostri talenti. Esatto. Poi ovviamente se, nello show che vado a guardare c'è anche il grande nome, che ben venga, no? Certo, certo. Però dobbiamo supportare i nostri atleti e spero un giorno, chissà, stesso alla NWE l'anno prossimo oppure in altre occasioni di poterti stringere la mano da vicino Grazie mille. e magari se inizierò presto questo mio percorso da wrestler, magari ci potremo incontrare nel percorso. Che no? Ma Ti, perché ri- no? Ti ringrazio veramente per essere stato qui e per aver dato molti consigli anche a giovani leve, a giovani ragazzi, che è una cosa importante, no? Semplicemente quello che avrei voluto quello che mi è stato detto e quello che mi piace far
passare ai ragazzi, così appunto cominciano ad aprire gli occhi su quello che potrebbe essere il wrestling. Poi ognuno c'ha la sua visione ovviamente, Sì, sono sì, pienamente d'accordo. anche ecco, praticare anche altri sport, perché comunque le arti marziali e il wrestling, la lotta greco-romana, può aiutare, ecco, Mi hanno può aiutato. spingere. Magari vicino a casa vostra non c'è una palestra di professional wrestling, ma c'è un centro dove fanno lotta greco-romana. Iniziate da lì e Io andate sempre avanti. comunque, se posso dire, ho cominciato a 12 anni la lotta, quindi anche la sala pesi, cioè c'ho 48 centimetri di braccio, voglio dire, il wrestling non è mica brutto quando si è grossi. Quindi ecco, se cominciate anche potete avere non solo la base, per l'allenamento in sé come dojo, ma potete avere anche la base come fisico, perché bisogna anche fondarlo il fisico sul wrestling, bisogna fare condizionamento e tante cose. Cioè, muovetevi per fare qualcosa che piano piano la possibilità la trovate. Quindi ringraziamo ancora Penkeeper per essere stato qui. Eh, Grazie a te. ti saluto e spero di vederti molto presto. Speriamo dai, c'è questa possibilità forse c'è, dai, dai. Ciao ragazzi, M'ha fatto tanto piacere. anche a Buona me. giornata.